scarti di frutta e verdura, gusci d'uovo, fondi di caffè, bucce di banana. Ogni settimana produciamo nelle nostre cucine un'infinità di scarti vegetali che, ahimè, troppo spesso vengono presi e buttati via. Ma sapevi che puoi realizzare un ottimo fertilizzante liquido? E infatti nella fantastica puntata di oggi ti mostrerò come produrre un integratore che sarà molto utile per rendere belle, sane e vigorose le tue piante del balcone, del giardino, ovviamente anche nell'orto. Tra l'altro anche questa settimana mettiamo in palio il nostro sacco di humus di lombrico vermile, quindi dopo ti spiego anche come fare per vincere. Direi di iniziare subito perché è arrivato finalmente il momento di trasformare questi scarti in un ottimo concime liquido. Andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale racconto di come coltivo il mio orto. E infatti nella fantastica puntata di oggi volevo condividere con te, una tecnica che utilizzo già da diverso tempo, che appunto ti permetterà di creare questo fertilizzante liquido che potrai utilizzare sia andandolo a nebulizzare sulle foglie, quindi come concimazione fogliare, oppure più semplicemente andandolo a distribuire in corrispondenza dell'apparato radicale, quindi in fertirrigazione. Prima però di spiegarti come produrlo, penso sia anche importante condividere con te il motivo per cui dovresti farlo, quindi te li dico subito. Beh, innanzitutto perché gli infusi di scarti organici sono fonte naturale di nutrienti per le piante, soprattutto azoto, fosforo, potassio e insieme anche altri microelementi essenziali. Per aiutare l'ambiente diventando ecosostenibili, riducendo rifiuti organici, attraverso il metodo che ti mostrerò possiamo contribuire a ridurre l'accumulo di rifiuti che verranno portati in discarica, promuovendo, importantissimo, pratiche agricole a impatto zero. Per ultimo, ma non meno importante, per un utile risparmio economico. Infatti in questo modo potrai risparmiare denaro evitando l'acquisto dei tradizionali fertilizzanti commerciali, a volte davvero costosi. E quindi ti ho spiegato il perché, tra l'altro mi sembrano tre ottimi motivi. Direi di passare all'azione, quindi ti mostro le fasi della preparazione di questo eccezionale fertilizzante liquido. Andiamo! Come prima cosa avremo la necessità di recuperare un contenitore piuttosto capiente e il suggerimento che ti do è abbastanza capiente per contenere gli scarti che produci nell'arco della settimana. Io oggi utilizzerò questo, ma in realtà, visto che ho grande necessità di fertilizzante liquido e soprattutto una famiglia piuttosto numerosa, di solito utilizzo questa confezione più grande. Possiamo inserire all'interno della nostra bottiglia tutti gli scarti vegetali, quindi mi raccomando non carne né pesce. Il consiglio che ti do è quello però di utilizzare almeno questi tre ingredienti fondamentali. Sta iniziando anche a piovere. Le bucce di banana, ricca fonte di potassio, elemento essenziale per tutta la fase della crescita della pianta, ma in particolare sia per la fioritura e per l'accrescimento del frutto. I fondi di caffè, anche questi sono ricchi di azoto, uno degli elementi più importanti per la crescita e lo sviluppo sano e robusto delle nostre piante, quindi tutti penso che utilizziamo il caffè e possiamo tranquillamente inserirlo nel nostro infuso. I gusci d'uovo, che sono una fonte importantissima di calcio, elemento essenziale per la crescita ma anche per migliorare la struttura cellulare. Tra l'altro spesso vengono utilizzati per prevenire o curare alcune fisiopatie come ad esempio il culetto nero del pomodoro. Il suggerimento che ti do è di passarle 30 minuti in forno 180 gradi e questo ci eviterà da un lato eventuali problemi con la salmonella, ma soprattutto li renderà più friabili e quindi andremo a sbriciolarli facilmente e anche il processo di solubilizzazione, di scioglimento del calcio sarà sicuramente più veloce. A questo punto quello che dovremo fare è semplicemente andare a inserire i nostri scarti organici all'interno della bottiglia. Un piccolo suggerimento, fartelo dare, è quello che più li mettiamo tritati e più il processo sarà veloce. Non c'è limite, ok? L'importante è rispettare questa proporzione, ossia per ogni chilo di scarti vegetali dobbiamo aggiungere 3 litri d'acqua. Mi raccomando, acqua che non sia clorata, perché quello che stiamo facendo è creare all'interno del nostro
della nostra bottiglia un carica batterica e quindi se c'è del cloro l'attività microbica verrà meno. Quindi cosa puoi fare? Se utilizzi l'acqua potabile, quella comunemente del lavandino di casa, dovrai farla evaporare per circa 24-48 ore, o in alternativa aspetta che piova e poi utilizzare l'acqua piovana, che è veramente ottima. Inseriamo tutti i nostri scarti dentro e mi raccomando, io ovviamente mi sono portato avanti, non andiamo a chiudere il tappo perché il materiale andrà a fermentare e quindi potrà tendenzialmente scoppiare. Quindi vi faccio sentire, venite da vicino, eccolo, vedete la fermentazione. Quindi che ti consiglio? Appoggia il tappo qui sopra in modo tale che l'aria, il gas di fermentazione possa uscire liberamente, ma magari così evitiamo anche che insetti vadano all'interno del nostro infuso. Importantissimo perché questi sono gli ingredienti base, ma se vuoi veramente avere un prodotto di qualità, aspetta, perché ti dico anche quali sono i due importantissimi ingredienti che devi aggiungere qui dentro. E infatti è arrivato il tanto atteso concorso settimanale. Chi ci segue sa che ogni settimana mettiamo in palio il nostro hummus di lombrico vermire. Il formato è questo qui, quello da 20 kg. Vincerlo è veramente semplicissimo. Ti basterà intanto essere iscritto al canale, perché questo concorso è riservato ai nostri iscritti, e poi ti passerà a indovinare il primo numero estratto sulla ruota di Firenze. L'estrazione è quella che vedi qui in basso, quindi giovedì 28 settembre, quindi scrivi nei commenti e noi, se vinci, ti manderemo a casa gratuitamente il nostro hummus di lombrico vermire. Quindi adesso andiamo a vedere i due importantissimi ingredienti. L'ingrediente segreto è l'hummus di lombrico e ovviamente a questo punto l'hummus di lombrico vermire. Perché aggiungerlo? Beh, innanzitutto perché è ricco di macro e micronutrienti che verranno solubilizzati e resi disponibili proprio per il fatto che sono in forma liquida. L'aspetto poi importante è che è ricco di attività microbica. Pensate che in un grammo di hummus di lombrico ci sono circa 1 miliardo di batteri. Il quantitativo che dovrete utilizzare è circa mezzo chilo di hummus di lombrico. Andatelo ad inserire dentro così, in questo modo. Ok, io lo sto facendo piuttosto frettolosamente, ma ecco, lo dovete inserire qui dentro perché vi darà dei risultati veramente eccezionali. Il secondo e ultimo ingrediente che tutti penso abbiamo in casa è lo zucchero. Perché è così importante? Beh, innanzitutto perché nel nostro contenitore si svilupperà una incredibile attività microbica e quindi lo zucchero funge da nutriente. Più daremo lo zucchero, ma senza esagerare ovviamente, e più i nostri batteri saranno forti e andranno a velocizzare il processo di trasformazione. Dicevo, non esagerare perché sarà sufficiente 1-2 cucchiaini all'interno del nostro contenitore. A questo punto andiamo ad avvitare e soprattutto andiamo ad agitare tutto il nostro miscuglio. Mi raccomando, dopo averlo agitato apriamo sempre un pochino il tappo e questa macerazione deve durare 3 settimane. Il prodotto non scade, anzi tra l'altro più lo facciamo fermentare meglio è. Per utilizzarlo ti dico subito come fare, perché non è che lo possiamo utilizzare così com'è, perché è veramente molto potente. Va diluito con un rapporto 1:10, quindi per ogni litro di liquido, di soluzione liquida, andremo ad aggiungere circa 10 litri d'acqua, quindi 500 ml di prodotto, 5 litri e così via. È veramente semplicissimo e sono certo che con questa soluzione riusciremo ad avere delle piante belle, sane soprattutto, e veramente molto rigogliose. Prima di chiudere però ho un obiettivo veramente ambizioso. Dobbiamo arrivare a 1 milione di visualizzazioni, perché tutti facciamo degli scarti in casa, tutti pressappoco abbiamo delle piante da curare, quindi è una soluzione veramente sostenibile e soprattutto utile. Quindi condividetelo su WhatsApp con la mamma, con la zia, con l'amica, con la sorella. Se avete una chat della scuola, condividetelo, insomma facciamo girare questo video. Per oggi ragazzi la puntata finisce qui, io non mi dilungo ulteriormente e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!